Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Citroen 2 cavalli Charleston alla scoperta della leggendaria utilitaria francese edizione De Agostini in scala 1:8, uscita numero 30. Andiamo subito a dare un'occhiata alla seconda pagina di copertina, numeri utili e servizi. Se avete piacere, oltre che guardare le immagini, potrete anche dare lettura al contenuto del fascicolo. Nel frattempo, io desidero ringraziare tutti i miei iscritti, grazie di cuore, sono ancora qui a cercare di sopravvivere nella speranza un giorno di poter vivere e vi ringrazio. Leggo dei commenti che mi fate che vi devo dire la verità. Neanche le persone che avrebbero dovuto essere a me più care lo fanno, quindi vi ringrazio. Ecco qui abbiamo il contenuto di questo fascicolo numero 30. Parte inferiore del serbatoio in plastica, nessun problema, perché poi andremo a vedere. Vi garantisco che il modello è veramente pesante e siamo poco più che all'inizio. Diciamo che con questo numero dovremmo essere, se non sbaglio sono 120 uscite, dovete scusarmi ma sto facendo altre auto e quindi un po' di confusione può esserci, e se fossero 100, qualora fossero 120 uscite, siamo con questa alla 30, quindi siamo a un quarto del montaggio. Quindi è di plastica, va bene così. In questo fascicolo non monteremo questo pezzo, lo riceviamo e basta, quindi lo andiamo a riporre dove è il suo posto e andiamo avanti con la lettura. Queste sono le fasi di questa sessione di montaggio. Vi garantisco che è una tra le più semplici. Useremo soltanto 4 viti per montarci tutte e 4 le ruote e poi abbiamo finito anche questo montaggio e questo sarà poi il risultato finale del fascicolo 30. Questa è la trazione anteriore, la rivoluzione francese. Guardate che fascino questa macchina, io la trovo meravigliosa. Ci sono le schede tecniche interessantissime. Ed ecco qui che siamo arrivati alla fine. Fatemi sapere nei commenti. Adesso ovviamente non è rivolto a quelli che la collezione la fanno, perché se lo possono leggere nel loro fascicolo, ma per quelli che non hanno fatto la collezione sarei curioso di sapere
se quello che io sto facendo vedere adesso, per dare a voi la possibilità con i fermi immagine di poter leggere, può essere interessante per voi o meno. Tutto qui. Non ci sono molte visualizzazioni di quest'auto e mi dispiace. Non solo mi dispiace perché ovviamente uno dice Michele, certo è un canale, più ti guardano e meglio è. No, mi dispiace proprio perché secondo me è un modello di auto che non è capito. Perché ragazzi vi dico che è veramente meravigliosa la storia di quest'auto, dovete leggerla e vi innamorate, ve lo dico io. Bene, adesso andiamo a prendere il telaio. Mi permetto di darvi un consiglio. Le viti che andremo ad usare sono 4 mm, vanno avvitate nel metallo. Io le ho già montate tutte, quindi avvitate. Vi faccio vedere la prima e se avete piacere di fare quello che ho fatto io, lo fate. Altrimenti ricordatevi sempre che l'unico padrone del vostro modello è quello che spende i soldi per acquistarlo, cioè voi. Grasso o olio va bene lo stesso. E vi create i filetti in tutte e 4 i fori dove poi andremo a montare le nostre 4 ruote. Come vedete io l'ho già fatto 1, 2, ho lasciato le viti avvitate, 3 e 4. Fate attenzione quando maneggiate il telaio, soprattutto a queste asole che sono in plastica. Non dimenticatevelo, plastica, plastica. Questa l'ho tolta, sono riuscito a toglierla e l'ho messa da parte così non rischio almeno quella di romperla, perché può capitare anche a me. E basta. Adesso in tutto quello che vedete qui non ci dice altro che fare quello che vi farò vedere adesso. Questa è la parte anteriore, abbiamo i braccetti sterzanti e ovviamente questa è la posteriore. Le ruote anteriori hanno queste ghiere, quindi le metteremo qua. Le ruote posteriori hanno i tamburi. Abbiamo solo una borchia perché ancora attendiamo che ci vengano date le altre. Nessun problema. Slito la vite. Ovviamente la vite non va di qua, va messa così. Inserisco la vite, chiedo scusa, la ruota, vedete? Così. E poi metto la mia bella vite MM. La vite MM la trovate nelle precedenti bustine che avete trovato nelle sessioni di montaggio che abbiamo già eseguito. La avvitate fino in fondo e controllate che la ruota sia libera di girare, altrimenti dovete appena allentarla. Così va bene. Ricordatevi che il modello sarà molto pesante, quindi va bene così.
Allora, vi faccio notare una cosa. Guardate bene. Concentratevi sulla vite. Vedete? Non gira più. Perché, avendo il collarino della vite perfettamente aderente al cerchione, fino a un certo punto si è svitata. Infatti, se guardate, ha preso molto gioco. Non è un modello con il quale ci dobbiamo giocare, ma l'unico modo per evitare questo, se volete, è prendere questa vite prima le provate tutte e quattro e se non serve non lo fate. La montate nel mandrino di un trapano e con la lima la appoggiate qua mentre gira e la consumate di mezzo millimetro. Però, ragazzi, quasi quasi mi pento anche di avervelo detto, perché, ripeto, è una soluzione, ma non è un giocattolo. Quindi avvitate la vostra vite. Fa tutto Michele. Dice, propone e poi boccia. Avvitate la vostra vite e lasciatela così. Bene. Qui vado a mettere la mia borchia. Andiamo a montarci l'altra. È veramente pesante. Comunque andiamo a pesarlo dopo con la bilancia. Ok. E adesso quelle dietro. Ho messo il video in pausa perché ho visto che questo perno non è cilindrico. Credevo avesse un senso questa lavorazione. E invece dietro è tutto cilindrico ed è libero di girare. Quindi ecco, avvitiamo semplicemente la nostra vite MM e basta. Ok. È grossa che è.
Grazie ragazzi di tutto, grazie di tutto. Di tutto intendo delle visualizzazioni, delle iscrizioni e delle donazioni economiche che mi avete fatto cliccando sotto il video. Grazie. Fatemi un commento se mi avete dato una donazione, scrivetemi grazie, perché non vi leggo. Non riesco ancora a capire come fare a leggervi e non so chi mi ha mandato l'aiuto economico. Mi raccomando ragazzi, scrivetemelo. Ecco qua. Questo montaggio è terminato. Vediamo. Guardate che meraviglia. Come in quella vera abbiamo le sospensioni indipendenti. Bellissima. Adesso andiamo a prendere quello che abbiamo montato fino al numero 30. Poi diamo una pesata a tutto, se ce la facciamo, e vediamo quanto abbiamo di peso fino adesso per questo modello, che a parer mio supererà i 5 kg di sicuro.